nelle puntate precedenti? Non si vede la fine, cavolo. È gigantesco. La nostra esplorazione nel distretto di Amman Bay ci diede la possibilità di conoscere Jackson Weaver, noto ricercatore della zona. Fu con lui che iniziammo a toccare con mano la vera storia di quella parte oscura della selva. I calendari solari datati 7000 anni, uniti a strumenti di misurazione basati su geocodici ancora sconosciuti e immense muraglie megalitiche, ci spingono a indagare il grande enigma del Paraguay. Che segreti celano le profondità di questo paradiso terrestre? Cosa portò all'interruzione delle rilevanti indagini archeologiche del secolo scorso? Ma soprattutto, cosa sta succedendo realmente nell'Amman Bay? Es una pirámide para ti, Jack, con esa. Puede ser que sea una pirámide porque hay un alemán que ha hecho unas pesquisas y ha encontrado túneles ahí abajo. ¿Ha encontrado túneles? Sí. Ok. Tiene su libro, El Rey Viking en Paraguay, en el libro de Jacques de Molay. Era lo que vino en los años 40 a hacer una investigación. Y está en su libro que hay entradas de túneles. Acá parece una pirámide. In un libro del 1979 intitolato Il re vichingo del Paraguay di Jacques de Molay, viene citata la scoperta di diversi strati di origine antropogenica su rocce che configuravano una possibile città perduta nel tempo. Qualche anno più tardi, un team di ricercatori statunitensi sotto la guida dell'archeologo Jim Woodman fu incaricato di esaminare le variazioni dei campi magnetici in una località sconosciuta del Sud America. Le anomalie furono individuate sotto il tropico del Capricorno, proprio dove de Molay svolse le sue ricerche anni prima. Joseph Weaver, il padre di Jackson, ricopriva il ruolo di guida locale nel distretto di Amman Bay, facilitando il team nei contatti con le tribù Guarani. Nessun'altra località al mondo colpì Woodman come questa striscia di terra al confine con il Brasile. L'esploratore sentì di avere fra le mani il tassello mancante del puzzle. Non riuscendo a decifrare la simbologia di questi geocodici, cercò il supporto di Barry Fell, un esperto accademico dell'Università di Harvard. Fell propose la teoria che le pitture rupestri guarani potessero avere origini celtiche, suggerendo così che l'America fosse stata scoperta migliaia di anni prima dell'arrivo di Colombo. Nonostante la fiducia iniziale riposta in Fell, Woodman e Weaver dovettero rivedere la loro opinione sulla sua credibilità. Scoprirono infatti che, sebbene lavorasse ad Harvard, Fell non era un archeologo ma un oceanografo. Questo deluse profondamente i due statunitensi. L'idea di sostenere una teoria priva di solide basi scientifiche li spinse a ritirarsi dal progetto, temendo di compromettere la loro reputazione. Nei primi anni 2000, le indagini furono riprese da José Antonio Lasqueras, archeologo spagnolo e direttore del Museo Nazionale e Centro di Investigazione di Altamira. Utilizzando il carbonio 14, Lasqueras data le pitture rupestri di almeno 5200 anni. Purtroppo nel 2016 la sua improvvisa scomparsa lasciò un vuoto nelle ricerche che lui stesso aveva cercato di colmare. Grazie alla passione che il padre gli aveva trasmesso, Jackson si sentì in dovere di portare avanti le indagini lasciate in sospeso. Non poteva permettere che l'antica conoscenza riscoperta decenni prima da Woodman andasse perduta. Noi chiamiamo questo posto Tupacauia, voi lo chiamate Farra. Qui crearono la terra, il tempo, il legno, la notte e l'alba. Per questo siamo gelosi del nostro Yasukavenda o Cerro Guazú. Non vogliamo che nessuno entri qui. Tutte le montagne sono crollate per colpa dei brasiliani, tutto si sgretola. Siamo nati qui, ci sono le nostre tracce. I nostri padri e noi siamo venuti prima, poi venite voi. Gli sforzi per recuperare il nostro Yasukavenda iniziarono prima che tutte queste montagne venissero abbattute. I brasiliani hanno tagliato tutto e abbiamo visto come tutta la nostra montagna si è sgretolata. Per questo cerchiamo di lottare così tanto. E lì ad Asunción, insieme alle persone che ci hanno sostenuto, abbiamo lottato affinché potessimo recuperare ciò che è nostro. Se il Yasukavenda verrà distrutto, è possibile che ci estingueremo anche noi.
perché Dio ha creato tutto questo dall'inizio dei tempi. Per questo ci prendiamo cura del nostro serro, per vedere se in qualche modo possiamo continuare a vivere a lungo. Questo serro è per noi ciò che è sacro per gli altri. Ora lo recuperiamo noi, ne siamo gelosi. Adesso iniziamo a recintare le montagne affinché gente estranea non entri e rovini le montagne così che tutto perduri. Ecco perché siamo molto contenti del recupero del nostro serro il Yasukavenda. Dopo 3 anni di lotte lo abbiamo recuperato ed è per questo che ne siamo consapevoli e ce ne prendiamo cura. Vediamo che col tempo l'intera foresta di Yasukavenda verrà distrutta. L'acqua potrebbe prosciugarsi, gli animali selvatici fuggiranno dalle montagne. Tutte le piante medicinali finiranno. Tutto ciò che esiste qui scomparirà. Pudimos, sin embargo, percibir la alegría de estos hermanos aborígenes cuando les hicimos entrega de los carteles para ser colocados en los lugares que ocasionalmente son visitados. Conste que en la actualidad ellos prohíben la llegada de desconocidos a los refugios del Cerro Guazú, donde, según sus creencias, están los testimonios de los inicios de la propia existencia. Siamo in questo posto sagrato in cui Jackson ci ha portato e secondo i suoi studi questo posto era un campo magnetico. La montagna là veniva chiamato l'ombelico del mondo, come in altri campi magnetici che ci sono in tante parti del mondo, come a Cusco, l'isola di Pasqua o Göbekli Tepe in Turchia. Praticamente in una cava laggiù che andremo a vedere, vi mostreremo, viveva uno sciamano. E praticamente la popolazione indigena cosa faceva? C'è un fiume che è dall'altro lato della strada che si connette a Rio Paraguay ed è navigabile fino a qui, proprio in questo campo magnetico. E loro cosa facevano? Salivano navigando il Rio Paraguay, poi si connetteva a un altro rio che arrivava fino alle Ande. Loro andavano là a saccheggiare oro, metallo, esatto, e altri minerali, così che poi li riportavano qui e le davano lo sciamano che decorava la propria grotta e sfruttando l'energia di questi minerali entrava in uno stato di trance, così che poteva connettersi con lo spirito della con gli montagna. spiriti E lì quel cerro che chiamano qua l'ombelico del mondo, campo magnetico, sembra un albero gigante tagliato. E la stessa cosa, c'è una cosa simile negli Stati Uniti, che sembra appunto un albero proprio tagliato con la motosega. E ci sono teorie che dicono che in passato, milioni di anni fa, la terra fu abitata da giganti e anche gli alberi erano giganti, questo perché c'era una differente densità nell'aria, una differente frequenza, vibrazione. Però tutto questo si distruì con estinzione di massa e cataclismi, come anche fu con i dinosauri, e con milioni di anni si cristallizzò, si mineralizzò, si fossilizzò e divenne una montagna. Perché questo succede agli alberi, dopo milioni di anni si cristallizzano e diventano pietra. E molto interessante come cosa. Mira, estos él adornaba con plata y oro. ¿Qué es una serpiente? Es como si fuera un lagarto, ¿no? Y los símbolos de esto eran adornados con oro y plata. Y a la foguera a la noche ellos hacían su y entraban en estado de trance. Sí. Y hay una entrada que va hasta allá, pero el acceso es cerrado. Es un lugar muy antiguo y observaba todo el río acá. Entonces tenía una visión bastante del lugar donde estaban. Aparte que ahí, mira, los dibujos que hay ahí. ¿Ves? Sí. Todo eso era adornado con oro y plata, según mi pesquisa. Certo. Para entrar en este estado de trance. ¿Son estrellas? Algunos son estrellas, otros ya, como siempre está la pegada del Ñandú, Iguazú. Il passero, no? Il pájaro. Sí. Por eso el dibujo dice que siempre acompañaba ese Ñandú junto con ellos.
Ah, ok. ¿Entiendes? E che il Niñandú, suo pájaro, accompagnava sempre Sí, il... porque él le daba huevos grandes Ah, que servía de su alimento y podía cambiar por alguna cosa durante el viaje. perfetto. Pero navegaban de barco de ahí del río Sì. y seguían hacia el río Paraguay y así es esa cueva del chamán. Su raíz casi 30 metros abajo de tierra, entonces justo hay aquí una que puede ser que tenga acá abajo un gran túnel también. Praticamente sta dicendo che questo tipo di piante hanno radici che vanno in profondità fino a 30-40 metri e probabilmente c'è un tunnel qua sotto che si connette ad altri posti. Mi fa male la testa, è un'energia strana. Qua. Sì. Están dibujos. Parecen como dinosaurios, ¿no? Sí, como un pedrú, lagarto o reptiliano. Sì. Aquí también, mira, hay Ah, un pie con una medición. Y qua uguale. aquí algunos también hay de fertilidad. Fertilità. Y aquí también parece uno del sol, algo. Pero han depredado mucho también, los propios indios actuales a veces también depredan un poco. Pero hay unos bien más antiguos que están, viste que a veces se quedan a dormir acá y no tienen mucha noción de todo que existe, pero mira cómo tiene sus herramientas todavía aquí, ¿ves? Ahí se acá marca como la luna como lleno, minguante y así va, por la sombra, por la proyección de la sombra. Questo è un calendario lunare? Como un calendario lunar. Ok. Entonces se mira attraverso la noche. En realidad es la sombra a final de la tarde le da bastante. Ah, ok. Puede ser que ahora estamos en luna llena, ves que está lleno, está todo claro. Estamos en luna llena ahora. Puede ser que después ya va quedando así hasta que se cierre. Pero como ha desgastado mucho, tal vez no sea tan exacto como estaba antes. Acá como observaba todo y cuando querían comunicarse de muy lejos, hacía una fogata acá y el otro allá con otra fogata y comunicaba al otro allá más lejos, es como un teléfono por fogata, se comunicava entre los cerros. Praticamente stanotte dormiremo qua sopra e Jackson ci diceva che dall'altra parte del fiume c'è una popolazione indigena che probabilmente adesso già ci stanno guardando. Vediamo questa notte cosa può succedere. Sequestro di persona nel distretto di Amambay. La vittima è Matías De Stefano, viaggiatore argentino scomparso nelle vicinanze del Cerro Guazú. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato preso in ostaggio da tribù locali. L'area in cui è avvenuto il sequestro è situata vicino alla città perduta, recentemente nominata Patrimonio Paesaggistico Naturale. L'ambasciata argentina si è già mobilitata nel tentativo di garantire il rilascio di De Stefano. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa delicata vicenda.